Buongiorno, buongiorno avvocato. Buongiorno. Come posso esservi utile? So che abbiamo discusso di queste cose la scorsa volta e oggi qui ci ritroviamo. Avete pensato a qualcos'altro? Sì, se posso, Alessandra, io la situazione si sta un po' aggravando con mia moglie. E l'altra volta poi alla fine pensavo che si riuscisse a risolvere la cosa, invece si acuiscono i problemi perché ci sono delle divergenze di opinione su come procedere con i figli, in particolare sulla questione del vaccino anti-Covid che ci preclude molte cose, dove io ho una mia idea che è quella di farli vaccinare perché insomma perché tutto il mondo va così, perché non vedo controindicazioni e perché questo ci aiuterebbe per esempio a fargli fare lo sport, a far venire una insegnante di musica, ma non riesco a farlo capire ad Alessandra. Ecco. Quindi questo è un primo aspetto che fa sì che, insomma, che io viva con difficoltà il rapporto anche con Alessandra, proprio in relazione all'educazione dei figli. Antonio, ne abbiamo parlato varie volte. Io non vedo veramente la necessità di vaccinare Luca e Matteo. Insomma, hanno 13 e 15 anni e sono ancora molto giovani. Noi non sappiamo gli effetti di questo vaccino. Inoltre, questa malattia sui ragazzi praticamente non incide praticamente in nulla. I loro amici che l'hanno avuto hanno avuto al massimo un po' di febbre, quindi io non vedo assolutamente perché sottoporli a questo trattamento. Per cosa? Per lo sport. Non solo, anche perché a scuola è tutto più semplice, i professori, cioè, anche se volessimo fare un viaggio, non hanno il Green Pass, cioè, è tutto complicato in questo momento. Poi, per carità, cosa vuoi che succeda? Cioè, cosa hai dei timori che possano star male? Cioè, o è una credenza, fai anche tu parte di... Cioè, guarda, mi fai veramente arrabbiare quando dici così, cioè lo sai. Cioè, ma anche tu sei ma che mi reputi una però... cretina, una credenza? Cioè, te l'ho spiegato, è un trattamento sanitario, un vaccino, ci sono opinioni differenti anche da parte di medici, di biologi, non soltanto della gente comune che non è diciamo, del settore. Quindi poi c'è questa tua fissazione dello sport come se, non lo so, dovessero diventare i grandi atleti. Oggi per loro... soprattutto Luca, ma in generale tutti e due, prima di tutte queste vicende, erano, insomma, ci richiamavano a pallavolo e in piscina e ci dicevano, guardate che questi hanno delle potenzialità, e quindi adesso che stiano a casa sempre con quel telefonino perché non possono andare a fare sport, appunto, oltre che pianoforte, cioè insomma tutta una serie di controindicazioni che mi paiono frutto di una tua testardaggine, ecco. A me sembra una tua testardaggine la questione sport. Tra l'altro i ragazzi da tempo ci dicono che non ce la fanno con lo studio, fanno tutti e due dei licei, hanno degli impegni scolastici importanti. Abbiamo sempre condiviso il fatto che per loro è prioritaria la formazione, l'istruzione, che per un anno e mezzo o pochi mesi oramai non facciano sport, non mi sembra che caschi il mondo. Insomma, cioè, su questa cosa non lo so. Cioè, per me è prioritario che loro si impegnino a scuola. Sì, ma devono avere degli svaghi a quell'età, perché se no la scuola, vedi che hanno un calo, non lo so, non riusciamo ad intenderci su questo, mi pare che siamo distanti, no? Sì, mi pare che quello che è emerso sono essenzialmente due i temi che avete toccato. Uno è quello del vaccino. E lì mi sembra che abbiate delle idee diverse
di fondo e anche poi nella pratica sul che cosa fare. Perché Antonio, lei vede il vaccino come una cosa da fare anche perché facilita viaggiare, spostarsi, no? Fare sport, esattamente. perché è una cosa che è consigliata, è da fare. Mentre Alessandra sembra che abbia espresso delle, no? Delle perplessità, anche per il fatto che sono dei ragazzi relativamente giovani, no? 13-15 anni, però, e non si sanno gli effetti. Lei diceva non si conoscono ancora gli effetti, anzi ci sono delle voci critiche in giro, quindi mi sembra che questa cosa del vaccino abbiate come dire, un'impostazione diversa su come considerarlo in generale, su che cosa fare in concreto. E poi è emerso anche la questione dello sport. Lei, Alessandra, ha come dire, ha accusato Antonio di avere delle aspettative di un certo tipo da parte dei ragazzi, mentre dovrebbero forse essere, mi pare di capire, più concentrati sullo studio, no? Adesso in questa fase. Sì, Lei invece dice, ma no, effettivamente loro hanno delle chance. Si sono dimostrati bravi, non solo nello sport, ma anche nella musica, mi pare. Quindi vale la pena un po' coltivare. È corretto o c'è qualcos'altro che vorreste... Sì, oddio, è vero, cioè, i ragazzi hanno delle potenzialità anche nello sport, però qui stiamo parlando di decidere se somministrargli un vaccino su cui c'è stata una sperimentazione comunque veloce, su cui io non sono sicura e certa degli effetti, quindi io sono preoccupata. D'altro lato, che cosa mi evita il non fare il vaccino ai miei figli? Allora, non mi evita di mandarli a scuola, perché per fortuna possono andare a scuola e per me questo è prioritario, anche per Antonio, insomma, credo. Gli evita di fare lo sport. Allora, io so che è importante per i ragazzi, anche per loro, fare lo sport, ma metto un attimo sulla bilancia queste due esigenze a mio avviso è più importante l'aspetto della salute, ecco, più che quello dello sport. Allora, un annoso problemino, eh? Che effetti ha avuto un rispecchiamento di questo tipo? Riassunto? Un riassunto, scusami. No, molto efficace. Non so se Ale vuoi intervenire tu, ma io ho un po' di cose da dire. Vabbè, vai tu. Allora, grazie. Cioè, hai colto pienamente la questione. Per quel che mi riguarda, l'hai riordinata sotto il profilo, come dici tu, di vedute, di approcci, il mio di un certo tipo, quello di Alessandra di un altro, e allo stesso tempo a me ha permesso di riflettere sui motivi per cui Alessandra si comporta così. Tant'è che quando poi Alessandra è intervenuta, quando tu hai finito il riassunto, dicendo tutta una serie di cose, io dentro di me capivo molto meglio la sua posizione, tant'è che sarei intervenuto dicendo capisco, ma come possiamo fare? Perché per me è una questione anche di schiodarli di casa, perché poveretti mi sembra che soffrano a stare sempre in casa. Quindi aveva preso una piega assolutamente costruttiva al confronto, naturalmente non sapendo come poi potesse finire, ma questo non ci interessa. Quindi è stato molto, molto chiaro, molto ordinato e anche molto, se vogliamo, io l'ho sentito molto, forse empatico è sbagliato, ma molto coinvolgente, cioè tu eri con noi, eri molto presente in quello che noi abbiamo detto e come lo abbiamo detto e perché lo abbiamo detto, per quel che mi riguarda. Ecco.
Per me il riassunto fatto è servito da un lato a identificare e anche riorganizzare le mie idee e identificare meglio i motivi del mio rifiuto. Infatti nel successivo intervento io ho detto, cioè la mia preoccupazione è la salute, no? E per me questa è prioritaria. Il secondo è però è stato anche quello di riascoltare le motivazioni di Antonio. Effettivamente anch'io ho riflettuto sull'importanza che questi ragazzi non facessero solo la scuola, gli impegni scolari, non seguissero solo gli impegni scolastici, ma facessero anche lo sport. Quindi mi ha aiutato anche a riflettere sulle posizioni di Antonio. Ok, ok.